L'audio negli hotel, nelle zone comuni, è un qualche cosa che si può trovare di frequente. Discorso diverso è l'audio di buona qualità nelle camere dell'hotel. Parliamo poi soprattutto di 4 stelle in su. Questo è un qualche cosa che si trova un po' meno frequente, ma si trova soprattutto negli hotel dove prima c'è passato Davide, giusto? Esatto, esatto, in realtà è proprio così. Diciamo che lo standard in questo momento è quello di poter trovare sicuramente dei sistemi di diffusione musicale, indifferentemente dal tipo di qualità, nelle parti comuni degli hotel, quindi sicuramente nella zona bar, nella zona ristorante, sicuramente nella hall, nella zona di, insomma, di accettazione e quant'altro. Questo caso specifico invece che andremo a sviluppare oggi è completamente diverso perché si tratta di lo sviluppo di un progetto che ovviamente è stato richiesto dal committente, soprattutto dall'architetto, per avere un sistema audio all'interno di una suite. In realtà è un sistema audio all'interno di tre suite in questo caso particolare. Qual è stata la richiesta del committente? Sono stato coinvolto in primis dall'architetto che mi ha comunque specificato e richiesto la necessità di avere una sonorizzazione degli ambienti delle suite. Nel caso specifico, l'architetto mi ha presentato un progetto relativo a suite a tema musica, quindi eravamo proprio, diciamo, nel nostro mondo, al centro del nostro mondo. La richiesta successiva, che è venuta ovviamente a catena rispetto ai rendering, rispetto all'idea di progetto degli architetti, è stata invece da parte della committenza quella di avere la possibilità di avere un sistema audio che fosse il più possibile user friendly, quindi facile da usare da parte dell'ospite della Camera. In merito alla richiesta di progetto, ovviamente la mia risposta è stata quella di sviluppare un progetto che fosse in primis allineato con i rendering o comunque con l'idea di progetto estetica dell'architetto. Dopodiché ho affrontato la parte, diciamo, tecnica, tecnologica che doveva governare e diciamo, permettere una esperienza positiva di utilizzo da parte dell'ospite dell'hotel. Però la prima cosa, ed è stata quella su cui abbiamo lavorato più tempo e più ore, è stata quella di integrare l'audio all'interno del design della stanza. Design ovviamente molto particolare, come potete vedere dalle foto, perché le suite sono ed erano a tema musica. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di caratterizzare la camera, diciamo proprio la zona notte. La camera è divisa, le suite, le camere sono divise per, diciamo, salottino, bagno e camera da letto, quindi la camera master. Nella camera master doveva essere presente obbligatoriamente uno schermo, perché comunque in tutte le suite è presente uno schermo di grandi dimensioni e avevamo necessità di riequilibrare la facciata dove c'è diciamo, lo schermo, e quindi l'architetto ha studiato delle soluzioni andando a richiamare il tema musica con una console che richiamasse i tasti di un pianoforte, e l'idea di progetto è stata quella di inserire una goccia. Quindi il diffusore top di design che c'è in casa Garmin è quello che ci ha risolto tutti i problemi, perché abbiamo fatto scendere dal soffitto con la sua staffa dedicata una goccia, ed è stato scelto anche il colore più neutro, cioè il bianco, in maniera tale che quella parete rimanesse caratterizzata non da quello schermo che è al centro, che ha ovviamente una funzione delle funzionalità primarie, ma rimanesse caratterizzata dal diffusore, cioè il diffusore era il protagonista assoluto di tutta la parete. Poi avevamo la necessità invece di sviluppare l'audio, perché è un audio diffuso in tutta la stanza, anche negli altri ambienti, e a quel punto lì, per evitare di avere un'estetica ridondante e comunque qualcosa che fosse over e che andasse a coprire invece altri elementi che erano necessari
per la buona riuscita del progetto intero, abbiamo sfruttato i diffusori a incasso filomuro. Avevamo la fortuna di avere dei cartongessi, avevamo la fortuna che Garvan sviluppa dei prodotti ad hoc per il cartongesso, quindi non dei prodotti a incasso in generale, ma dei prodotti ad hoc per il cartongesso, in virtù del fatto che abbiamo i prodotti da incasso cartongesso, abbiamo i prodotti da incasso cartongesso in acciaio marino, li abbiamo potuti inserire nel bagno e abbiamo comunque sfruttato il discorso del filo muro estetica personalizzata e l'abbiamo inserita anche nel salottino e quindi abbiamo chiuso un po' il cerchio. Siamo riusciti a inserire i diffusori evidenziando solo quello che volevo e volevamo evidenziare nel progetto. Com'è la fruizione dell'impianto? Com'è, diciamo, vista dal lato utente, quindi da chi occupa la camera? L'idea di progetto era sviluppare un sistema integrato che suonasse perfettamente, ma lì l'abbiamo risolto, avevamo Garvan e quindi non avevamo problemi, ma con il proprietario di casa che cambia ogni giorno. Quindi questa è stata la difficoltà primaria di questo impianto. E quindi diciamo che è stato sviluppato un progetto totalmente custom anche per quanto riguarda il sistema di controllo, o meglio, ci siamo basati su un controller che è un controller oggettivamente a mercato, ovviamente a mercato professional, ma a mercato, ma la difficoltà che c'era era quella di trovare una facilità di esperienza utente e soprattutto di mettere insieme cose che non sono fatte per quel mercato. Vale a dire che è stato sì usato un controller, è stato sì usato un player per musica streaming, che poi adesso vi faccio un cappello sul tipo di progetto e vi dico anche le funzionalità, ma sono stati ricercati e richiesti alla fine prodotti dei driver per far sì, quindi diciamo dei software, che potessero far sì che quel player che normalmente viene venduto per il mercato consumer, per il mercato residenziale, potesse avere delle potenzialità anche su questo tipo di mercato. Diciamo che il sistema è un sistema audio singola zona, governato purtroppo non da smartphone e tablet come si fa nel residenziale, ma governato da un telecomando, ma da un telecomando non ipertecnologico, ma da un telecomando estremamente semplificato. Pochi tasti, poche funzioni e solo le funzioni che servono. Quindi diciamo in linea con i progetti dell'hotellerie anche solo per i televisori. Quindi diciamo che con il telecomando della TV personalizzato si governa tutto l'impianto. In queste suite a tema si può andare a richiedere la musica di benvenuto. Quindi praticamente io quando mi prenoto la camera da letto, la stanza, il mio pernottamento, posso richiedere di entrare in camera nella stanza ed avere una musica personalizzata di qualsiasi tipo, può essere il buon compleanno, può essere la sigla di Star Wars, può essere la colonna sonora di Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, Creed, tutte queste, qualsiasi musica voglio in stanza la posso richiedere. Dopodiché il cliente, l'ospite, con il telecomando potrà accedere a tutte le funzioni audio e video della camera, comprese delle playlist personalizzate o delle web radio. Ora, Davide, segnati. Io come musica di benvenuto, un Rocky andrebbe bene, quello originale. Esatto, infatti lo immaginavo. Diciamo che non è stato fatto, non è stato detto a Poi caso, però playlist dopo magari Queen o altro genere di rock va ecco, benissimo. l'attenzione al particolare e qui va dato comunque spolvero sia alla proprietà e alla libertà che comunque l'architetto ci ha dato, ma soprattutto anche la struttura organizzativa direttiva dell'hotel, che ovviamente ha dei gusti estremamente raffinati sulla musica. Che cosa hanno pensato? Nelle foto potete vedere che nel corridoio ci sono dei vinili appesi, come quelli che vedete qua di fianco a me, ok? Quindi l'idea di fondo è quella di usare la musica e l'arte delle copertine e di metterla insomma in circolo positivo. La cosa che abbiamo voluto fare, abbiamo inserito delle web radio in maniera tale che chiunque potesse fruire del genere musicale che preferiva, ma le playlist esattamente riportano tutti gli album che sono all'interno delle suite. Quindi io in realtà entro e mi troverò la copertina di Abbey Road
vado nella playlist e mi posso ascoltare tutto Abbey Road, quindi una sorta di vinile virtuale, ce l'ho lì e lo posso anche ascoltare, quindi è Fantastico. stato estremamente stimolante sotto il profilo anche progettuale. Guarda, è veramente, veramente fantastico. Beh, io credo che venga apprezzato da qualsiasi cliente che entra in un ambiente di questo tipo. Ma visto che a me piace particolarmente, se dovessi ricrearmi quell'ambiente lì, mediamente a livello di tempistiche, quanti giorni, settimane servono per fare un'installazione di questo tipo? Le tempistiche reali di costruzione dell'impianto in realtà sono estremamente brevi. Diciamo che indicativamente ci sono volute una decina di ore di lavoro a persona per realizzare ogni suite. Quindi con 30 ore di lavoro abbiamo realizzato le suite al completo. Diverso è invece il ragionamento sul tempo di progettazione. In questo caso, a differenza dello standard, il tempo di progettazione è stato medio-lungo ed è stato un tempo di progettazione di un mese e mezzo. Ho portato via più tempo perché questo impianto, vi ribadisco, non esiste e non esisteva, quindi è stato fatto in maniera sartoriale per questo cliente. Oltre al bel lavoro che hai fatto tu, Davide, qui c'è anche una cura dal punto di vista architettonico. Qui lo studio Matteoni di Riccione si è espresso veramente in maniera eccellente. Diciamo che questo hotel littoraneo è una chicca che spero presto di andarci e passarmi un weekend e ascoltando buona Esatto, musica con il diffusore Garmin, esatto. ovviamente. Esatto, vi invito comunque a vedere il link che poi verrà messo in descrizione dell'hotel litoraneo perché in questo caso poi gli architetti si sono espressi e ci sono anche altre suite a tema all'interno dell'hotel, quindi è sicuramente una chicca unica, direi, per la Riviera Romagnola e sicuramente valida da visitare. Grazie Davide, Grazie a voi, a grazie a presto, tutti, a presto, ciao. ciao.